Ciao a tutti ragazzi, è arrivato il giorno, il big update è stato rilasciato da Polyphony, la patch 1.40 è disponibile per download, quasi 9 giga di dati per questa annunciata rivoluzione di Gran Turismo 7. Ma che cosa cambierà veramente? Oltre a quello che già sappiamo, che cosa c'è di nuovo? Come al solito lo apro insieme a voi. Appena aperto il gioco, come sempre, ci mostra le nuove auto, questa volta ben 7 e già le conoscevamo. 3 le troviamo nelle leggendarie e vediamo se sono tutte disponibili da subito. Assolutamente sì, abbiamo la Dodge Charger RT 426 EMI del 68, 7000 di cilindrata, 431 cavalli ed è una macchina che compriamo subito. Passiamo ad un'altra auto storica, la Mercedes 190E 2005 16 Evolution 2 del 91. Un 2005 cm3 il motore per 235 cavalli a 7000 giri. Questa anche la portiamo a casa. E credo che la porteremo anche a Tokyo. Su questa qui non faccio commenti perché è un'auto che per me rappresenta un pezzo di storia, anche di Gran Turismo stesso. Nismo 400R del 95. Trazione integrale 400 cavalli 468 Nm di coppia, 1.800.000 crediti, un prezzo altissimo, ma ovviamente la portiamo subito in garage. E queste sono le tre auto leggendarie. Passiamo invece alle auto nel concessionario del nuovo, iniziando dall'America. Entriamo in Dodge. Challenger SRT Demon 2018. La stavo vedendo proprio ieri in The Grand Tour, stavo rivedendo le vecchie serie e la stavano provando, un mostro americano. ...852 cavalli su un'auto stradale. Appena uscita era l'auto stradale con la presa d'aria più grande al mondo. Quella sul cofano parlo. Qui nel regno delle auto telecomandate è uscita anche la Model 3 Performance del 2023 e ovviamente la lasciamo qui. Andiamo in Europa e qui c'è un'altra splendida auto rilasciata con questa patch, ovvero la 911 GT3 RS 992 del 2022. Credo che me la porto a casa blu. 340.000 crediti, 525 cavalli per 1450 kg. Rimanendo in tema dei Grand Tour, questa è l'auto preferita da Jeremy Clarkson, ovvero la Lexus LFA del 2010. 1,5 milioni di crediti mi sembra una cifra un po' assurda. Non costa così neanche nella realtà, se non ricordo male, a meno che non è aumentato il prezzo.
Ovviamente la voglio gialla e ovviamente la compro subito. Lampeggia tutto in questa home e piano piano spegneremo questi segnalatori di novità. Ma passiamo ai circuiti mondiali. Sappiamo che è stato inserito un nuovo circuito, ovvero Lake Louise, una pista che dovrebbe essere completamente innevata, ma suppongo ci siano diverse modalità che adesso vedremo. Prima di passare lì voglio farvi vedere che hanno aggiunto un banner dove possiamo vedere l'elenco dei progressi che abbiamo fatto in ogni campionato, ogni pista, e ci dice anche il livello di completamento. E questo banner nuovo invece di colore verde, dove sono nuove sfide settimanali che si aggiungono a quelle già esistenti come l'Uptime Challenge. Qui, completando, arrivando almeno terzo in ognuna di queste gare, abbiamo diritto a delle ricompense. Quindi partiamo da un ticket che non so che cosa ci darà, ma credo sarà un classico biglietto 3 stelle, ad un biglietto da 100.000 crediti con 3 eventi 200.000 crediti e con 5 eventi un biglietto roulette a 5 stelle. Dovrebbe essere piuttosto facile perché terzo posto non vedo grosse difficoltà, lo faremo tutti e credo che lo faremo almeno al primo tentativo al terzo posto. Magari il primo e il secondo sarà più difficile, ma non è necessario per vincere appunto questi premi. E qui siamo in Canada e ecco il nuovo circuito di Lake Louise. Possiamo vedere anche un altro cambiamento, già anzi due proprio all'interno di questa schermata. Vedete che non c'è più gara arcade qui sotto, che è stata sostituita da questa quick race. Quindi qui andiamo a selezionare la tipologia del tracciato sul quale vogliamo correre, selezioniamo il tempo e facciamo la vecchia gara arcade. È stato introdotto anche il pulsante cambia auto, quindi un pulsante veloce dove possiamo andare a selezionare l'auto che ci interessa senza dover entrare per forza all'interno della gara. Inoltre le ricompense sono state aumentate per tutte le quick race e anche per le gare personalizzate. Vedremo poi quanto saranno state aumentate perché prima erano veramente irrisori. Solo per questo circuito, essendo nuovo, ovviamente c'è anche l'esperienza sul circuito, quindi completando tutti i settori e il giro completo con l'oro abbiamo a disposizione un altro 1.200.000 crediti. Tornando alla schermata selezione circuiti, noterete questo simbolo e se lo riconoscete sapete che sto parlando della nuova IA di Gran Turismo, ovvero Sophie, l'intelligenza artificiale intelligente che cambia, che fa progressi e che si adatta al vostro stile di guida per rendere più reale e più difficile l'esperienza di gioco. Sarà disponibile solo su alcuni tracciati, come vedete qui ad esempio in America ce ne sono solo 3, solo con alcune autovetture, ma soprattutto, e qui c'è la grossa distinzione, vediamo come lo sviluppo di questo gioco cambia, solo esclusivamente per PlayStation 5, PlayStation 4 non avrà a disposizione Sophie. Inoltre, se andiamo all'interno di questo circuito, per esempio, c'è la modalità paddock che va a sostituire la vecchia modalità punto di raduno. Che cos'è? Una modalità dove possiamo interagire con gli altri piloti di tutto il mondo e comunicare con loro tramite chat testuali ed emoticon. E passiamo ora al caffè, dove sono stati introdotti due nuovi menu da giocare, il menu 48 disponibile dal livello collezionista 39 e il menu 49 disponibile dal livello collezionista 50, e inoltre 3 menu extra, vediamoli subito. Parliamo del 31, ovvero Road Racer. Serviranno la Buck Mono del 2016, la Radical SR3 del 2013 e la KTM X-Bow R del 2012, auto che già posseggo, e riceverò un biglietto roulette 6 stelle motore, quindi sarà uno swap. Menu extra numero 32 disponibile dal livello collezionista 34, il menu tutto Lexus. Servirà la RCF del 2014, la LC500 del 2017 e la nuova rilasciata LFA del 2010.
Biglietto roulette a 5 stelle. E l'ultimo menu extra numero 33, Red Bull X Series, e questo qui servirà a livello collezionista 50, quindi il massimo. Per completarlo, Red Bull X 2014 Junior, Red Bull X 2014 Standard, che adesso andrò a comprare, e Red Bull X 2019 Competition. Qui verrà rilasciato un biglietto roulette a 6 stelle. Tornando invece ai menu da correre, quelli che interessano a me, parliamo di un campionato mondiale turismo 900, quindi 900 punti prestazione e non sono pochi, qui ci sarà da divertirsi. E vediamo le gare del menu 48, quindi Nürburgring, quale sarà? Ok, quindi è il GP, 8 per consumo, benzina 14 gomme, 900 punti prestazione, ed è consentita l'elaborazione, quindi possiamo modificare l'auto e soprattutto gestire le sospensioni. Quindi onestamente non vedo difficoltà, 135.000 crediti sicuramente non è una gara da farming. Autopolis 150.000 crediti, 10 giri, stesse modalità. Infine Suzuka, dove c'è anche Sophie, vediamo se la fa utilizzare anche in questa gara, 170.000 crediti, stesse modalità, setup libero. Il secondo invece, menu 49, Nation Cup X 2019, quindi suppongo che sia da correre con le Red Bull X. Torniamo quindi in circuiti mondiali ed andiamo a vedere quali sono questi nuovi tipi di gare da fare, ed eccola qua, Red Bull X 2019, 12 giri, siamo ad Interlagos, gran bella pista. Vediamo se il setup è libero. Assolutamente sì, quindi non vedo grosse difficoltà perché possiamo elaborare l'auto e possiamo soprattutto gestire il setup. Sardegna, 13 giri, stessa identica cosa, setup libero, pista abbastanza facile, 175.000 crediti. E l'ultima è Dragon Trail, 190.000 crediti, sempre setup libero. Tante altre nuove gare introdotte le trovate tutte nel link in descrizione di questo video, che vi porterà alla pagina ufficiale di Gran Turismo 7, dove potrete vedere ogni singolo dettaglio di questo nuovo aggiornamento. Ma voglio passare subito al punto 8 in GT Auto, quello degli swap dei motori, uno dei miei preferiti. 10 nuovi swap introdotti ed un nuovo enorme motore, ovvero quello della Bugatti Chiron. Parliamo di un 8000 di cilindrata, architettura W 16 cilindri, 4 turbo compressori, che sulla Bugatti ha ben 1600 cavalli e su questa due vetture le fa arrivare a 1500 cavalli. Partiamo quindi dalla Chevrolet Corvette C7 Gruppo 3 Road Car, la Chevrolet Corvette ZR1 C6 del 2009, la Dodge Viper GTS del 2013, la Ford Mustang Gruppo 3 Road Car, la Lamborghini Huracan LP 610-4 del 2015, la Lexus RCF del 2014, la Mazda Atenza Gruppo 3 Road Car, Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition Gruppo B Road Car, Nissan GT-R Nismo del 2017, Subaru WRX Gruppo B Road Car.
Entriamo infine in modalità Scapes, dove è stata aggiunta una nuova finestra dove possiamo andare a vedere le 30 località più popolari dove tutti i player mondiali fanno il maggior numero di foto. E se andiamo invece in Giappone, vediamo se riesco a trovarlo in queste centinaia di foto. Eccolo qui. Ufficio di Tokyo della Polyphony Digital. Sono state aggiunte 3 nuove immagini dove possiamo fare foto con le nostre meravigliose auto. Altra importantissima novità che sancisce di fatto la distinzione tra lo sviluppo per PlayStation 5 e PlayStation 4 la troviamo all'interno della modalità multigiocatore, dove troviamo la modalità paddock, ovvero quella che abbiamo già visto all'interno delle piste, e la modalità gara a schermo condiviso, ovvero possiamo gareggiare insieme fino a 4 giocatori, ciascuno con il proprio controller, ma ripeto, solo esclusivamente su PlayStation 5. E pensavate di aver finito con le patenti? Bene, brutta notizia per voi, non è finita assolutamente, perché chi ha conseguito la patente normale super patente, quindi solo se avete preso questa, avrete accesso alla patente maestro. Qui ci saranno esperienze di guida su circuiti bagnati ed innevati, quindi bisogna nuovamente fare tutto da capo, dalla patente nazionale B fino alla super patente. E indiscrezioni dicono che non sarà proprio così facile anche per i piloti più esperti. Staremo a vedere. Buona fortuna a tutti. Un'ultima piccola introduzione, ma molto importante per chi come me frequenta la modalità sport, ovvero al termine della gara avremo un riscontro oggettivo della variazione della classe pilota e sportività, cosa che prima non era possibile, dovevamo analizzare la lineetta sotto la nostra classe per capire come fosse andata poi la gara. Una cosa che chiedevamo dall'inizio del gioco e che finalmente è stata introdotta. Quindi ragazzi, la carne al fuoco è tantissima, molti di voi saranno soddisfatti, altri non proprio perché magari aspettavano altro, tipo la modalità B-Spec o tipo le Endurance. Per chi di voi non lo sapesse, nelle scorse edizioni di Gran Turismo c'era questa modalità B-Spec dove noi eravamo i manager ed andavamo a gestire piloti virtuali che correvano per noi, soprattutto appunto nelle gare Endurance, quelle da 24 ore, cioè era impensabile correre per 24 ore consecutive. Sicuramente verrà introdotta, quindi non disperate. Anche da un punto di vista commerciale, mettere tutto all'interno dello stesso aggiornamento farebbe bruciare il gioco in pochi mesi e poi non ci sarebbero più aspettative da parte dei giocatori, magari come me, di vecchia data, che conosce anche le altre potenzialità delle altre versioni di Gran Turismo. Per quanto riguarda rivoluzione del gioco, cosa che è stata detta più volte con questo aggiornamento, secondo me non c'è una vera e propria rivoluzione del gioco che rimane lo stesso, quanto una rivoluzione dello sviluppo del gioco, perché come avete visto ci sono alcune nuove potenzialità date alla PlayStation 5 e non alla PlayStation 4. Se noi non riusciamo ancora a poter usufruire appieno delle potenzialità di questo gioco è proprio perché siamo schiavi di una console obsoleta sulla quale viene mantenuto il gioco. Ecco, qui c'è finalmente un bivio, una divisione tra le due console. Spero che avvenga il più presto possibile. Probabilmente non sarà così perché la maggior parte dei giocatori di Gran Turismo 7 hanno proprio una PlayStation 4 come console e quindi ritorniamo al punto di vista commerciale ed economico che non è proprio vantaggioso per Polyphony andare a tagliarli fuori dal gioco, come ad esempio il discorso che facciamo sempre della simulazione di guida di questo gioco, che non è ai livelli magari di assetto corsa competizione, ma dietro c'è sempre un discorso commerciale, ovvero che più dell'80% dei piloti di Gran Turismo, così viene stimato il dato, lo fa con pad e da divano. Sono
piloti che lo fanno per passatempo e per piacere e non a livello competitivo. Quindi ecco che rendere il gioco non fruibile da chi magari utilizza il joypad non è proprio un vantaggio economico, anzi sarebbe un collasso economico per questo gioco. Quindi prendiamocelo così com'è. Io sono molto soddisfatto, anzi c'è anche un po' troppa roba da gestire tutta insieme, ma piano piano ci riuscirò e vi porterò i vari setup, vi porterò i vari swap, piano piano riuscirò a fare tutto sicuramente. Io ragazzi vi ringrazio come sempre di avermi seguito, se questo video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Tutti i miei iscritti hanno diritto ad uno sconto del 20% presso la Cockpit Solution, azienda che produce postazioni di guida e sedili anche completamente personalizzati. Iscrivetemi a questa mail per ricevere il vostro coupon sconto. Ciao ragazzi, al prossimo video.